Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete notato, mi trovo all'interno della nuova Audi A3 Sportback, consegnataci dagli amici di Audi Magnifica, e dopo averla provata nelle sensazioni di guida di un bel test drive, link qui in alto nelle schede, è arrivato il momento, come al solito qui su WeDrive, di focalizzarci sulla tecnologia di bordo. Quindi daremo uno sguardo al sistema infotainment MMI con il sistema operativo MIB 3 e anche al Virtual Cockpit. Non esitiamo ancora, andiamola a scoprire insieme. È il caso di accendere la vettura, equipaggiata tra l'altro con un 2000 TDI, e scoprire subito il suo sistema infotainment. Intanto sta verificando i diritti di accesso, seleziona utente o continua come ospite. Noi tranquillamente andiamo ad ospite. Assistenza configurazione, chiaramente l'auto è praticamente nuovissima, quindi ha tutte quante le personalizzazioni che non sono state ancora fatte. La vettura è dotata tra l'altro di servizi online, come vedremo a brevissimo. Possiamo andare alla privacy o cliccare su ok, e questa è la home page. Abbiamo due pagine con predisposizione per 8 icone, radio, media e quant'altro, ma le vedremo a brevissimo. Voglio prima mostrarvi il layout. Abbiamo qui in alto una tendina, un menu tendina per le notifiche. Con questo possiamo spegnere lo schermo e toccare il display per riaccenderlo se magari non vogliamo infastidire i passeggeri di notte. Qui tra l'altro abbiamo un'altra configurazione per mettere il volume nelle sue, impostazioni. Con la rotella lo andiamo ad abbassare completamente. Abbiamo impostazioni della privacy, il Bluetooth, il volume adesso in muto, l'utente che non è stato ancora scelto, la connettività della vettura e l'orario. Cliccando ancora una volta possiamo dare uno sguardo quindi a questo pulsante che ci mostra i dispositivi collegati e l'interfaccia per lo smartphone di Audi, come anche l'hotspot che non è collegato per ora a nulla. Gli utenti, aggiungi utente, utente ospite o prova. Possiamo anche cliccare sulle informazioni per le avvertenze o ancora andare a modificare, quindi eliminarli. Finito. E infine le impostazioni, perché l'utente principale per questa vettura è Italia Audi. Andiamo però nella home page. Qui nella home notiamo anche che sulla sinistra abbiamo, come di consueto, una colonna con vari pulsanti e delle scorciatoie, ma noi li vogliamo scoprire uno ad uno. Partiamo dalla radio. Abbiamo quindi con questo bel display touchscreen con feedback aptico ottimo la lista delle stazioni radio. Se premiamo su questa di Rai ci apre la finestra della stazione, nome, genere, Rai Rete Parlamentare in questo caso, avanti e indietro. Per ora abbiamo il volume in muto, lo mettiamo ora, FM, possiamo aggiungerla ai preferiti, ma anche no. Su altro abbiamo le opzioni della radio, possiamo avere il testo radio e tornare con questo pulsante alla lista completa. Oltre a questo qui ci dice radio DAB FM. Cliccando su fonte possiamo scegliere la ricerca, quindi andando a digitare proprio anche con, come vedete qui, il touchscreen come se fosse Paint del computer, la prima cosa che mi viene in mente, o con il tastierino il nome della stazione radio, le ultime stazioni radio alle quali ci siamo sintonizzati. Oltre a questo abbiamo i preferiti, DAB FM oppure AM, ma in questo caso non prende nulla, e anche le impostazioni. Possiamo attivare o disattivare i notiziari sul traffico, i comunicati DAB e le frequenze alternative per le stazioni radio della radio digitale stessa. Tornando indietro, qui le stesse impostazioni, c'è praticamente un mirroring, e tornando nella home page andiamo a media. Qui chiaramente dobbiamo collegare via Bluetooth uno smartphone o un altro dispositivo, ma non vi dico ancora nulla perché vi lascerò scoprire come si fa in un tutorial che caricheremo sul canale nelle prossime settimane. Tornando nella home page abbiamo telefono, anche qui non abbiamo ancora collegato nulla. Navigazione, questo è interessante, dopo vi farò vedere anche il Virtual Cockpit, ma qui abbiamo lo schermo con funzionalità pinch to zoom. Con questo pulsante possiamo andare a visionare direzione di marcia in 2D, direzione con il nord fissato in 2D, direzione di marcia in 3D, e una visione panoramica solo se la guida a destinazione è attiva. Torniamo sulla direzione di marcia in 3D. Abbiamo la ricerca, funzionalità di ricerca. Qui c'è tutta una lista di punti di interesse, sono veramente parecchi, 2 finestre intere. Possiamo digitare con un tastierino o sempre con lo sfioramento con i disegnini per le singole lettere.
Abbiamo informazioni qui in primis per andare un po' a scalare lo zoom, con anche 30 metri, 2500 km massimo e minimo. Qui abbiamo altitudine 31 metri, lo zoom è su 200 metri di altezza rispetto alla vettura. Con questo pulsante possiamo selezionare una destinazione tramite le ultime, tramite i preferiti, i contatti rubrica e le destinazioni e gli itinerari ricevuti magari online con la app My Audi. Alle impostazioni abbiamo impostazioni della cartina, il colore automatico diurno o notturno, l'orientamento che vi ho mostrato prima, lo zoom automatico on, off o solo sugli incroci e il contenuto cartina del sistema infotainment MMA. Visualizza tutto, attrazioni turistiche, modello città 3D, preferiti o destinazioni speciali, ma torniamo indietro. Oltre a questo abbiamo le istruzioni della navigazione in off, complete, sintetiche o solo per il traffico, la navigazione durante le telefonate sì, la riduzione del volume in entertainment durante la navigazione off, bassa, media o forte. Tornando indietro abbiamo i criteri dell'itinerario, una navigazione dinamica che può essere manuale o in automatico, consenti o evita autostrade, strade con obbligo di vignetta, pedaggi, traghetti, treni con auto al seguito e automatico consentire o evitare un blocco stagionale, quindi un itinerario che presenta blocchi stagionali. Informazioni dell'itinerario on e off, scusate, e modalità di presentazione. Stabilisci punto di partenza, possiamo mettere una destinazione anche qui. Tornando indietro, questo era appunto il navigatore con i punti di interesse già mostrati, ricentriamolo con questo pulsante. Nella home andiamo a Phone Apps, collega tramite USB uno smartphone compatibile per utilizzare Apple CarPlay o Android Auto, attivare quindi lo smartphone alle impostazioni per i dispositivi collegati. Andiamo alle impostazioni e settaggi della vettura, in primis Audi Drive Select, le modalità di guida. Questo è molto importante. In Efficiency è una modalità, se vogliamo, un po' più ecologica o economica, che dir si voglia. Comfort, le sospensioni e l'assetto sono settati, perdonatemi il gioco di parole, per una strada un po' più dissestata. Automatico, l'auto rileva le condizioni del manto stradale e regola l'assetto e la risposta di altri parametri in automatico. Dynamic è la modalità più sportiva, come ci suggeriscono i cordoli a bordo immagine, e Individual possiamo modificare con questo quadernetto con impostazioni efficienti, equilibrate o sportive per la trazione o una sterzata confortevole, equilibrata o sportiva. Torniamo indietro. Abbiamo l'assistenza predittiva all'efficienza, per la guida appunto, come vedete le classi A+, A, B, C, D, avvertenze per il risparmio. Sedili, qui abbiamo il massaggio dei sedili, ad onda, un massaggio o uno stretch, intensità da 1 a 3 e con questo possiamo stopparlo. Con questo pulsantino possiamo andare a selezionare quella per il passeggero, idem, tutti i suoi settaggi. Tornando indietro, il clima, ricircolo automatico, automatismo a riscaldamento supplementare, sempre on e off. Cos'altro abbiamo? Luci e visibilità. Illuminazione esterna, comando automatico per le luci di marcia, il momento rapido, medio, ritardato per accenderle e gli abbaglianti automatici. Abbiamo anche le luci di entrata ed uscita. Illuminazione in ambiente, anche questo molto bello. Abbiamo Contour, Vision, Solar, Impulse, cambiano un po' tutte le colorazioni dei LED, Maritime, Drive Select in base al Drive Select o individuale. In individuale, bellissimo, possiamo innanzitutto andare a aumentare la luminosità, possiamo scegliere i colori, abbiamo praticamente la scaletta di Pantone, mettiamo il rosso dai, fino a 30 colori e anche le luci per i piedi. Lineare, abbiamo anche qui luminosità e colori, quindi per le linee invece che per la luce soffusa. E anche qui possiamo scegliere veramente tutti i parametri che vogliamo. Tornando indietro, molto interessante questa impostazione, abbiamo anche il sensore di pioggia da attivare o da disattivare. Cos'altro? Ausilio al parcheggio, attivazione automatica, il volume anteriore dei sensori e di quelli posteriori basso, medio o alto. Assistenza al conducente, qui abbiamo gli ADAS della vettura, quindi avvertimento di velocità, soglia di avvertimento da 0 a 240 km/h, in base ai segnali stradali anche. Assistenza adattiva alla guida, quindi memorizza l'ultima distanza per il cruise adattivo praticamente dalla vettura che ci precede, l'avvertimento di distanza dal veicolo che ci precede con una soglia di avvertimento di 1, 2 o 3 secondi, l'avvertimento dell'abbandono corsia
con una vibrazione sul volante per l'avvertimento, lo lasciamo su on. L'Audi Presence attivato o disattivato sarebbe praticamente la frenata automatica d'emergenza, off, rapido, medio o ritardato, assistenza scarto ostacoli e informazioni su Audi Presence. Vediamo un po'. Possono avviare misure per la protezione degli occupanti e degli altri utenti della strada. Cos'altro? Avvertimento del cambio di corsia, oltre all'abbandono, avvertimento di uscita per l'angolo cieco, assistenza alle emergenze e suggerimento di una pausa, quindi se vogliamo il Driver Attention Assist, chiamiamolo così. Infine, impostazioni e service, una programmazione per un tasto sul volante per attivare o disattivare istruzioni di navigazione, il colore della cartina da diurno a notturno, l'attivazione dei notizieri sul traffico, il quadro per quanto riguarda il passaggio ai segnali stradali, il passaggio da radio a media e le info di navigazione, quindi dalle freccette sul volante, assistenza alla frenata, intervalli service, quindi il prossimo cambio olio e la prossima ispezione, chiusura centralizzata, tutte o solo portaconducente, aprite i finestrini premendo a lungo, ripiegamento degli specchietti e apertura con chiave comfort, informazioni della vettura, numero di telaio e quant'altro. Poi abbiamo controllo pressione pneumatici per memorizzare la pressione di 4 pneumatici e la posizione di manutenzione, ok, che praticamente ci alza i tergicristalli, le spazzole, per cambiare un po' le spazzole stesse. Torniamo sulla home, veramente tante informazioni. Qui abbiamo le impostazioni del sistema stesso, generale con date e ora, giorno, mese o anno, mese, giorno, anno, mese, giorno. Questa è l'impostazione automatica. Formato ora 24-12 ore, il fuso orario automatico, unità di misura per quanto riguarda velocità, distanza, temperatura, volume e consumo, segnale promemoria e carica del telefono cellulare con un'avvertenza vocale con un segnale acustico, il sistema vocale interattivo, consenti comando durante istruzioni vocali, informazione sulla versione del software MMI di Audi e le avvertenze legali. Oltre a questo, visualizzazione e luminosità del Virtual Cockpit, da scuro a chiaro, noi lo lasciamo a questo livello. Virtual Cockpit classica, sport o dinamica, possiamo configurare le visualizzazioni del Virtual Cockpit, guardate un po' come cambia. Quest'auto è praticamente personalizzabile su misura. Torniamo indietro. MMI, anche qui possiamo regolare la luminosità, il feedback del touchscreen, con un feedback anche acustico ai comandi touch, e la pulizia dello schermo. Perfetto. Cos'altro? Lingua e tastiera. Lingua italiano, tastiera, possiamo avere la QWERTY o altre lingue, secondo altre lingue. Poi il suono, le impostazioni con alti, bassi, subwoofer, balance e fader, il centro del suono, tutti davanti o dietro, e il livello di surround. Tra l'altro quest'auto ha un bel impianto Bang & Olufsen. Abbiamo anche il suono 3D e l'adattamento del volume in base alla velocità. Torniamo indietro. Manutenzione del sistema, l'update online delle cartine in automatico, l'update del software e la ripristinazione alle condizioni di fabbrica. In utente possiamo modificare le impostazioni dell'utente stesso, in dispositivi collegati, di nuovo l'abbiamo già visto, e impostazioni di collegamento per il Bluetooth, per il wireless e per dei pacchetti dati se l'auto ha una SIM a disposizione. Impostazioni dei media, le abbiamo viste, per la navigazione come sopra, per il telefono, numero di serie del telefono della vettura, impostazioni di contatti per importarli, scaricarli o esportarli, messaggi, notifiche in caso di un nuovo SMS o in caso di nuova email qui nel menu a tendina, privacy, possiamo attivare la privacy per i servizi online e per la rilevazione dati, e le notifiche, ci mostra quali notifiche possono arrivare, sono veramente tante. Torniamo nella home, queste erano le impostazioni, abbiamo l'aiuto, quindi l'assistenza alla configurazione del sistema, gli utenti, qui c'è la scelta dell'utente, abbiamo già visto, i messaggi ricevuti non ce ne sono, le news possiamo consentirlo, impostare e quant'altro, le note legali del sistema infotainment, non perdiamo tempo, il meteo, anche qui dobbiamo consentirlo per utilizzare i dati, e anche gli acquisti delle app. Adesso però è arrivato il momento, qui ci sono i pulsanti di shortcut per home page, per quanto riguarda la radio, per quanto riguarda i media, le telefonate e la navigazione, ma appunto è giunto il momento di spostarci e dare uno sguardo al Virtual Cockpit della vettura. Questo è il volante della vettura con i pulsanti sulla sinistra e sulla destra. Qui abbiamo pulsanti per controllare le telefonate, per abbassare e alzare il volume e andare avanti e indietro con la musica. Da questo lato possiamo controllare questo bel Virtual Cockpit qui
magari entro un attimo per farvelo vedere in un'illuminazione più corretta. Abbiamo un pulsante view che ci cambia la visualizzazione in base alle informazioni che vogliamo vedere, quindi contagiri, tachimetro, ADAS, marcia inserita, e un piccolo quadrato display che ci mostra il navigatore. Se clicchiamo di nuovo su Views ce lo mostra in wide, e andando in basso o in alto rispettivamente con la rotella sulla sinistra possiamo zoomare sul navigatore. Abbiamo due freccette che ci mostrano altre finestre, quindi l'autonomia della vettura con i consumi, le fonti media per il Bluetooth, il telefono, e ci riporta ancora una volta sulla navigazione. Tra l'altro possiamo personalizzare. Per la navigazione possiamo andare un po' con il tasto con il quadernetto qui, questo qui, possiamo andare un po' a configurare meglio tutte quante le visualizzazioni del navigatore. Torniamo indietro con la freccetta, qui idem, possiamo modificare computer di bordo, visualizzazione ridotta, possiamo anche azzerare i chilometri se magari vogliamo tener conto di un nostro viaggio. Per il Bluetooth idem, possiamo passare alla radio, cliccare sulla rotella, abbassiamo il volume. E infine sul telefono, anche qui possiamo, qualora fosse connesso, modificare le impostazioni di visualizzazione. Tra l'altro, un'ultima cosa che devo mostrarvi è che qui in basso, qualora non vogliate sporcare il vostro display per cambiare le modalità di guida, abbiamo un pulsante dedicato al Driver Select, all'Audi Drive Select, appunto con le modalità di guida. Cliccandolo tutte le volte possiamo andare per singola pressione del pulsante a modificare la modalità di guida inserita. Oltre a questo abbiamo anche questo rotore touch che ci alza e ci abbassa il volume della radio, oltre ai pulsanti per metterlo in muto o per spegnere tutto. Beh, un sistema veramente completo, la tecnologia di bordo di questa vettura è ricchissima, come avrete visto. Ora però voglio sapere quelli che sono i vostri pensieri, fatemeli sapere qui sotto nei commenti. Se questo video vi è piaciuto o l'avete trovato utile, chi lo sa, lasciatemi un bel like. Come fare per restare aggiornati con tutti i contenuti di WeDrive? Vi basterà iscrivervi al nostro canale, cliccare sul campanello per ricevere le notifiche e seguirci su tutte le nostre piattaforme social e sul nostro sito cercandoci semplicemente con wedrive.tv.